Lezione 1. Divertimento su pista e campo. Ma per la maggior parte delle persone, l'atletica leggera è solo un modo divertente e salutare per fare esercizio. Assolutamente. È un ottimo modo per rimanere attivi mentre ti godi la vita all'aria aperta. Inoltre, consente interazioni sociali, facendo nuove amicizie lungo il percorso. Sì, l'aspetto comunitario è una delle parti migliori della partecipazione allo sport. Adoro il modo in cui incoraggia il lavoro di squadra e il successo personale. Esattamente. Ognuno può stabilire i propri obiettivi e lavorare per raggiungerli. È stimolante vedere persone di tutte le età godersi le attività insieme. Decisamente. Gli eventi di atletica leggera tirano fuori il meglio da ognuno. Consideriamo l'idea di unirci a un club locale per sperimentarlo in prima persona. Lezione 2. Discussione sugli accordi commerciali. Ciao! Hai sentito parlare del nuovo accordo commerciale? Sì, l'ho fatto. È abbastanza significativo, non è vero? Assolutamente! Potrebbe cambiare le dinamiche del commercio tra i paesi. Sono d'accordo. I potenziali benefici per le economie locali sono entusiasmanti. Sarà interessante vedere come influirà su prezzi e disponibilità. Sì, e potrebbe anche creare nuove opportunità di lavoro. Mi chiedo come le aziende si stiano preparando a questi cambiamenti. Dovranno adattarsi rapidamente per trarre vantaggio dalla nuova situazione. Teniamo d'occhio gli sviluppi delle notizie. Lezione 3. Lezioni di cardio. Abbiamo lezioni di cardio ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 9. Sembra un programma fantastico. È bello avere una routine. Sì, la coerenza è la chiave per vedere i risultati. Sono d'accordo. Inoltre, aiuta a avere un tempo prestabilito per motivarci. Esattamente. Mi piace iniziare la mattina con un buon allenamento. Anche io. Mi dà energia per il resto della giornata. Hai intenzione di iscriverti regolarmente alle lezioni? Sì, penso che lo farò. È un ottimo modo per mantenersi in forma e incontrare persone. Incoraggiamoci a vicenda a mantenerlo. Lezione 4. Opportunità del sud-est asiatico. Il sud-est asiatico offre diverse opportunità di viaggio e di affari. Quanto tempo pensi di restare lì? Sto pensando di trascorrere circa 3 settimane esplorando. Sembra fantastico. Avrai tutto il tempo per vedere posti diversi. Esattamente. Voglio sperimentare sia la cultura che la natura. Dovresti assolutamente provare la cucina locale mentre sei lì. Sì. Ho sentito tanto parlare del delizioso cibo di strada. Assicurati di visitare anche alcuni mercati, sono vibranti e pieni di vita. Lo farò. Non vedo l'ora che questa avventura inizi. Lezione 5. Serate di gioco virtuali. Ultimamente ho organizzato serate di gioco virtuali con gli amici. Sembra molto divertente. Come lo imposti? È piuttosto semplice. Utilizziamo una piattaforma online per connetterci e giocare. È fantastico. A quali giochi di solito? Ci sono piaciuti di più i quiz e i giochi di carte.
Quelli sono divertenti. È bello avere un mix di sfide. Esattamente. Mantiene tutti impegnati e divertiti. Mi piacerebbe partecipare a una delle tue serate di gioco qualche volta. Sei il benvenuto in qualsiasi momento. Più siamo, meglio è. Lezione 6. Ricordi d'infanzia. Nella prima infanzia, Julie amava giocare con i suoi due fratellastri più piccoli. Sembra carino. I legami tra fratelli possono essere così speciali. Sì. Trascorsero innumerevoli ore giocando insieme. Posso immaginare quanto si saranno divertiti. Ben presto divenne una celebrità, il che cambiò tutto. È interessante come le prime esperienze modellino il nostro futuro. Assolutamente. Quei momenti di gioia sono spesso ciò che ricordiamo di più. Mi chiedo come la sua infanzia abbia influenzato le sue scelte professionali. Probabilmente le ha instillato un senso di creatività e performance. Lezione 7. Feedback dei clienti. Sì, è un approccio prezioso per raccogliere regolarmente il feedback dei clienti. Sono completamente d'accordo. Aiuta a comprendere meglio le loro esigenze. Esattamente. Ascoltare i clienti può portare a miglioramenti nei prodotti. E dimostra che l'azienda apprezza le loro opinioni. Assolutamente. Interagire con i clienti crea fiducia e lealtà. Inoltre, può portare a idee innovative per sviluppi futuri. Penso che dovremmo implementare un sondaggio per raccogliere maggiori informazioni. È un'ottima idea. Ci fornirà dati preziosi. Discutiamone nella prossima riunione del team. Lezione 8. Varietà Oreo. Il biscotto commerciale preferito al mondo ora ha così tante varietà. Sì, nuove varietà di Oreo vengono aggiunte regolarmente al prodotto originale. È incredibile come continuino a inventare sapori creativi. Lo so, mantiene le cose eccitanti per i fan del biscotto. Qual è il tuo gusto preferito finora? Mi piace molto la varietà di menta. È rinfrescante. È un classico. Preferisco la versione con crema al burro di arachidi. Oh, non l'ho ancora provato. Dovrò provarci. Facciamo una festa con degustazione di Oreo qualche volta. Lezione 9. Cronologia del progetto. Quando prevediamo di completare questo progetto? Il nostro obiettivo è lanciare l'app entro 6 mesi. È una tempistica ragionevole. Siamo sulla buona strada finora. Sì, stiamo facendo buoni progressi, ma dobbiamo rimanere concentrati. Sono d'accordo. I check-in regolari ci aiuteranno a mantenerci responsabili. Organizziamo riunioni settimanali per discutere gli aggiornamenti. Perfetto. In questo modo possiamo affrontare tempestivamente qualsiasi sfida. Sono entusiasta di vedere l'app prendere vita. Anche io. Sarà un punto di svolta per i nostri utenti. Lezione 10. Collaborazioni con influencer. Stanno prendendo in considerazione anche collaborazioni con influencer? Sì, credono che ci aiuterà ad espandere la nostra portata in modo significativo. Questa è una strategia intelligente.
Gli influencer possono connettersi con un pubblico più ampio. Assolutamente. I loro follower spesso si fidano dei loro consigli. È un ottimo modo per aumentare la consapevolezza del marchio. Penso che dovremmo identificare gli influencer giusti con cui collaborare. Sì, trovare coloro che si allineano ai nostri valori è fondamentale. Facciamo un brainstorming su un elenco di potenziali candidati. Buona idea. Le collaborazioni potrebbero portare a interessanti opportunità. Lezione 11. Equilibrio sano. È importante ricordare che uno stile di vita più sano è una questione di equilibrio. Assolutamente. Dobbiamo incorporare sia l'esercizio fisico che il riposo nella nostra routine. Sì, spingersi oltre è fantastico, ma il recupero è altrettanto essenziale. Decisamente. Senza un adeguato riposo, il nostro corpo non può funzionare al meglio. Trovo che fare delle pause mi aiuti a rimanere motivato ed energico. Anche io. È incredibile quanto un po' di tempo libero possa ricaricarci. Assicuriamoci di pianificare i nostri allenamenti in modo da includere giorni di recupero. Ottima idea. In questo modo possiamo mantenere i nostri progressi senza esaurirci. Sono entusiasta di vedere come funzionerà per noi questo approccio equilibrato. Lezione 12. Fare la spesa insieme. Ottima idea. Ti raggiungo al negozio. Sicuro, è sempre più divertente fare acquisti insieme. Sono d'accordo. Inoltre, possiamo aiutarci a vicenda a trovare le migliori offerte. Esattamente. Due teste sono meglio di una quando si tratta di fare shopping. Quali articoli stai cercando di ottenere? Ho bisogno di un po' di spesa e forse di alcuni articoli essenziali per la casa. Mi farebbero bene degli snack e delle bevande per la settimana. Perfetto! Facciamo un elenco per non dimenticare nulla. Suona bene. Non vedo l'ora di fare shopping. Lezione 13. L'influenza di Shakespeare. Oggi gli scrittori usano spesso citazioni dalle opere di Shakespeare nelle loro opere. Sì, le sue parole hanno una qualità così senza tempo che risuona in molti. Assolutamente. È affascinante quanto siano ancora attuali i suoi temi. Adoro il modo in cui le sue citazioni possono applicarsi alle situazioni moderne. Esattamente. Aggiungono profondità e ricchezza alla scrittura contemporanea. Hai una citazione preferita dalle sue opere teatrali? Io faccio. Sii sincero con te stesso è una cosa che mi ispira davvero. È potente, incoraggia l'autenticità e l'onestà. Esploriamo insieme più delle sue opere qualche volta. Lezione 14. Opzioni di insalata. Le insalate sono scelte popolari per pasti sani. Sembra delizioso. Sono disponibili opzioni vegane? Sì, ci sono molte deliziose insalate vegane tra cui scegliere. È fantastico. Adoro le insalate con tante verdure fresche. Anche io. Sono così colorati e ricchi di sostanze nutritive. Esattamente. Mi piace anche aggiungere noci o semi per un po' di croccantezza. Queste sono ottime aggiunte. Forniscono anche grassi sani.
Proviamo a preparare alcune insalate diverse a casa. Sembra un'idea divertente. Sono entusiasta di sperimentare i sapori. Lezione 15. Sistemazioni accoglienti. Possiamo cercare un accogliente bed and breakfast nel centro della città. Sembra delizioso. Adoro il fascino dei B&B. Sì. Spesso hanno un tocco personale rispetto agli hotel. Sono d'accordo. Inoltre, è bello supportare le imprese locali. Esattamente. Possiamo anche gustare una colazione fatta in casa ogni mattina. Questo è sicuramente un vantaggio. Adoro una buona colazione per iniziare la giornata. Cerchiamo alcune opzioni online con valutazioni elevate. Ottima idea. Non vedo l'ora di trovare il posto perfetto dove stare. Renderà il nostro viaggio ancora più piacevole. Lezione 16. Attrazione del cliente. Offriamo sconti per attirare più clienti. Buona idea. Le promozioni possono davvero aumentare le vendite. Dovremmo anche mettere in evidenza i nostri prodotti più venduti. Sì, evidenziare gli articoli popolari può attirare l'attenzione. Penso che potremmo anche usare i social media per spargere la voce. È un'ottima strategia. I post coinvolgenti possono raggiungere un pubblico più ampio. Facciamo un brainstorming su alcune idee creative per la nostra campagna di marketing. Assolutamente. Sono entusiasta di vedere come possiamo attirare più clienti. Insieme possiamo ideare delle fantastiche promozioni. Lezione 17. Pianificazione in segreto. Anche se pianificare tutto senza che loro lo sappiano è una vera sfida. Sì, richiede un'attenta riflessione e attenzione ai dettagli. Trovo intrigante gestire le sorprese mantenendo le cose nascoste. Assolutamente. Aggiunge un elemento di eccitazione al processo di pianificazione. Ma dobbiamo assicurarci che tutto vada liscio durante la giornata. Sì, è fondamentale. Il coordinamento è la chiave per realizzare una sorpresa. Penso che dovremmo creare una sequenza temporale per tenere traccia delle attività. Ottima idea. Una sequenza temporale ci aiuterà a rimanere organizzati. Assicuriamoci di comunicare in modo efficace senza svelare nulla. Lezione 18. Adattamento alla cultura. Hai affrontato qualche difficoltà nell'adattarti a queste differenze culturali? Sì, una sfida è stata comprendere i costumi e l'etichetta locali. Posso immaginare. È importante rispettare le sfumature culturali. Assolutamente. A volte, ciò che sembra normale per una persona potrebbe non esserlo per un'altra. Esattamente. Ho dovuto imparare molto attraverso l'esperienza. Lo stesso qui. È un processo di apprendimento che richiede tempo. Penso che sia fantastico poter condividere le nostre esperienze e sostenerci a vicenda. Sì, ciò rende l'adattamento molto più semplice e divertente. Continuiamo a esplorare e conoscere insieme la cultura. Lezione 19. Raccomandazioni entusiasmanti. Ho alcuni consigli meravigliosi per te. Sono entusiasta di provarli presto. Cosa suggerisci?
Penso che ti piacerà il nuovo ristorante italiano in centro. Sembra delizioso. Ho sentito grandi cose sulla loro pasta. Sì, e anche i loro dessert dovrebbero essere fantastici. Non vedo l'ora di indulgere. Adoro provare nuovi posti. Avrai sicuramente una fantastica esperienza culinaria. Sono sicuro che mi piacerà anche l'atmosfera. Organizziamo un viaggio insieme per condividere l'esperienza. Lezione 20. Avventura nei frutti di mare. Frutti di mare. Conta su di me. Quando dovremmo andare? Qualche data particolare in mente? Pensavo che il prossimo fine settimana potrebbe essere l'ideale. Sembra fantastico. Adoro il pesce fresco sulla spiaggia. Sì. Sarà un modo meraviglioso per trascorrere la giornata. Controlliamo il tempo per assicurarci che sia bello. Buona idea. Una giornata soleggiata lo renderebbe ancora migliore. Posso già immaginare di godermi un delizioso banchetto a base di pesce. Anche io. Finalizziamo presto i piani. Lezione 21. Ricordi sul materiale. Ho visto tutto il paradiso davanti a me, il grande Dio stesso, nell'autunno del 1741. Sembra profondo. È incredibile come certe esperienze possano sembrare così divine. Decisamente. Ma per me non si tratta di trattenere oggetti fisici. Sono completamente d'accordo. I ricordi sono ciò che conta davvero, alla fine. Esattamente. Danno forma a chi siamo e rimangono con noi per sempre. Sì, possono essere apprezzati senza bisogno di promemoria tangibili. Adoro come le esperienze possano essere più preziose dei beni. Assolutamente. Concentriamoci sulla creazione di momenti memorabili insieme. Sono entusiasta di vedere quali avventure ci aspettano. Lezione 22. Collaborazione al progetto. Penso che dobbiamo trovare un piano solido per andare avanti con il nostro progetto. Sono completamente d'accordo. La collaborazione sarà fondamentale per raggiungere i nostri obiettivi in modo efficiente. Quale pensi che sarebbe il modo migliore per iniziare a scambiare idee insieme? Forse potremmo elencare ciascuno le nostre 3 idee principali e poi discutere su come potrebbero integrarsi. Sembra un ottimo approccio. Combinare le nostre idee potrebbe portare a qualcosa di innovativo. Assolutamente sì, e ci aiuterà a vedere diverse prospettive sulla direzione del progetto. Dovremmo anche stabilire una tempistica per mantenerci responsabili durante tutto il processo. Buon punto. I check-in regolari ci aiuteranno a rimanere sul pezzo e ad apportare le modifiche necessarie. Sono entusiasta di vedere come si svilupperà la nostra collaborazione e porterà al successo. Lezione 23. Bevande dolci. Hai mai notato quanto siano diventate popolari le bevande dolci? Sì, molte persone apprezzano le bevande dal sapore dolce, spesso chiamandole pop. È interessante come queste bevande si siano evolute nel corso degli anni. Di sicuro, ogni marchio offre sapori unici che si rivolgono a preferenze diverse. Hai un tipo preferito di bevanda dolce? Mi piacciono molto i sapori fruttati, soprattutto quelli che mescolano frutti diversi insieme. Quelli sono deliziosi.
Le bevande dolci possono essere rinfrescanti, soprattutto in una giornata calda. Esattamente. Aggiungono un tocco di gioia a qualsiasi riunione o celebrazione. È affascinante come qualcosa di così semplice possa unire le persone. Lezione 24. Piani della spiaggia. Ho pensato, non sarebbe fantastico trascorrere una giornata in spiaggia? È una buona idea. La spiaggia è perfetta per rilassarsi e godersi il sole. Porterò degli spuntini per mantenerci pieni di energia mentre siamo lì. Perfetto! Che tipo di snack pensi di portare? Sto pensando a un po' di frutta fresca e magari a dei panini. Sembra delizioso. La frutta fresca è sempre un successo in spiaggia. Dovremmo anche ricordarci di portare molta acqua per rimanere idratati. Assolutamente. Rimanere idratati è fondamentale, soprattutto sotto il sole. Incontriamoci presto in spiaggia per goderci anche l'alba. Lezione 25. Esperimenti culinari. Ultimamente ho sperimentato in cucina, è stata una sfida divertente. Sembra eccitante. Qualche ingrediente unico con cui ti piace lavorare? Recentemente ho provato a usare lo zafferano in un piatto e ha aggiunto un sapore così ricco. Wow! Lo zafferano è un ingrediente meraviglioso. Deve aver reso il tuo piatto davvero speciale. Lo ha fatto. Adoro il modo in cui la sperimentazione può portare a risultati sorprendenti. Decisamente. La cucina è come una forma d'arte, dove la creatività gioca un ruolo enorme. E tu? Hai provato qualche ricetta interessante di recente? Ho giocato con diverse spezie per migliorare i miei pasti. È affascinante vedere come cambiano tutto. È un ottimo modo per esplorare nuovi sapori. Dovremmo condividere le nostre ricette qualche volta. Lezione 26. Mondi diversi. A volte, ho la sensazione che viviamo in un mondo completamente diverso. Sono completamente d'accordo. È incredibile quanto lontano ci abbia portato la tecnologia. Sì, i progressi che vediamo oggi erano inimmaginabili solo pochi decenni fa. E non è solo tecnologia. I cambiamenti culturali hanno cambiato anche le nostre prospettive. Esattamente. Siamo più connessi che mai, eppure a volte sembra travolgente. Lo fa, ma credo che sia anche un'opportunità di crescita e comprensione. Assolutamente. Abbracciare questi cambiamenti può portare a nuove entusiasmanti esperienze. Sono curioso di vedere come le generazioni future si adatteranno a questo mondo in evoluzione. Anche io. È affascinante pensare alle possibilità future. Lezione 27. Preoccupazioni ambientali. Hai notato come i governi siano diventati più motivati a ripiantare le foreste? Sì, è una risposta cruciale al fatto che gran parte della vecchia foresta è stata abbattuta. È incoraggiante vedere che riconoscono l'importanza di preservare i nostri ecosistemi. Assolutamente. Gli sforzi di reimpianto possono aiutare a ripristinare gli habitat e combattere il cambiamento climatico. È un passo significativo verso la garanzia di un pianeta più sano per le generazioni future. E può anche migliorare la qualità dell'aria, a vantaggio di tutti. Esattamente. Anche le comunità possono svolgere un ruolo sostenendo le iniziative locali di riforestazione.
Sì, ogni piccolo sforzo conta quando si tratta di conservazione ambientale. Insieme possiamo fare la differenza e incoraggiare gli altri a unirsi a noi. Lezione 28. Il giorno del matrimonio. Oggi è una giornata così bella, sembra speciale nell'aria. Sì, lo è davvero. Non posso credere che Susan stia finalmente indossando il suo abito da sposa bianco. È stupenda. Quel vestito le sta perfettamente. Lo fa davvero. Il modo in cui scorre è semplicemente magico. Vedo quanto è eccitata, il suo sorriso dice tutto. Assolutamente. Questo giorno segna un nuovo capitolo nella sua vita. Adoro il modo in cui i matrimoni riuniscono tutti per celebrare l'amore. Sì, è un bellissimo promemoria dei legami che condividiamo gli uni con gli altri. Apprezziamo questi momenti e supportiamola mentre intraprende questo viaggio. Lezione 29. Pianificazione del viaggio su strada. Dove dovremmo andare per il nostro viaggio quest'estate? Che ne dici di esplorare la costa? È sempre così rinfrescante essere vicino all'oceano. Sembra perfetto. I panorami sono stupendi e c'è così tanto da fare. Esattamente. Potremmo fermarci in diverse spiagge e goderci un po' di sole. E magari lungo la strada potremmo provare alcuni frutti di mare locali. Sì, sarebbe un'avventura deliziosa. Il pesce fresco è il migliore. Pianifichiamo il nostro percorso e facciamo un elenco di tutti i luoghi che vogliamo visitare. Ottima idea. Sono già entusiasta di tutte le bellezze che vedremo. Sarà un viaggio indimenticabile pieno di divertimento e risate. Lezione 30. Superare gli errori. Ho riflettuto su come non siamo stati in grado di superare i nostri errori di nostra spontanea volontà. Sì, è difficile, ma riconoscerlo è il primo passo verso la crescita. Sono d'accordo. A volte, abbiamo bisogno del sostegno degli altri per aiutarci ad andare avanti. Decisamente. Parlare delle cose può fornire chiarezza e prospettiva. È importante imparare dalle nostre esperienze, ma non dobbiamo farlo da soli. Esattamente. Costruire un sistema di supporto può fare un'enorme differenza nei nostri viaggi. Dovremmo incoraggiarci a vicenda a continuare ad affrontare le sfide. Sì, e celebriamo i nostri progressi, non importa quanto piccoli. Insieme possiamo trovare la forza per superare qualsiasi cosa. Lezione 31. Stagioni di viaggio ideali. Penso che il periodo migliore per visitarla sia la primavera o l'autunno. Sono d'accordo. Il clima è generalmente piacevole, il che rende piacevole l'esplorazione. Inoltre, in quelle stagioni le folle di turisti sono minori. Assolutamente. È bello evitare il trambusto dei periodi di punta turistica. Adoro potermi prendere il mio tempo e godermi il panorama senza avere fretta. Sì, permette un'esperienza più rilassata nel complesso. Iniziamo a pianificare il nostro viaggio per una di quelle stagioni. Ottima idea. Non vedo l'ora di vedere gli splendidi paesaggi. Non vedo l'ora di creare meravigliosi ricordi insieme. Lezione 32. Individualità. Penso che sia affascinante che non esistano due persone al mondo esattamente uguali. Sì, ognuno ha i propri pensieri ed esperienze unici.
Rende davvero le conversazioni interessanti, non è vero? Assolutamente. Prospettive diverse possono portare a una comprensione più profonda. Adoro sapere come gli altri vedono il mondo. Anche io. Aiuta a sfidare i nostri punti di vista. Esattamente. Possiamo imparare tanto gli uni dagli altri. Continuiamo a condividere le nostre idee e ad imparare gli uni dagli altri. Sono entusiasta di vedere quali approfondimenti scopriremo insieme. Lezione 33. Crescita economica. Nel corso degli anni 60 i paesi occidentali stavano raggiungendo elevati livelli di crescita economica. Sì, è stato un periodo di cambiamenti e sviluppi significativi. Il boom del dopoguerra ha davvero trasformato molte industrie. Assolutamente. Ha portato a innovazioni che hanno plasmato le economie moderne. Trovo affascinante il modo in cui quell'epoca ha posto le basi per il mercato di oggi. Sì, le basi gettate allora ci influenzano ancora oggi. È interessante vedere come la storia si ripete in qualche modo. Decisamente. Imparare dal passato ci aiuta a navigare nel futuro. Parliamo più approfonditamente degli impatti di quell'epoca sulle tendenze attuali. Lezione 34. Precauzioni per il visto. È più sicuro aspettare di ricevere il visto per evitare complicazioni. Sono completamente d'accordo. È meglio essere prudenti in queste situazioni. Sì, la fretta può portare a stress e problemi inutili. Esattamente. Avere tutto sistemato prima del viaggio è fondamentale. Preferisco essere paziente piuttosto che affrontare problemi dell'ultimo minuto. Questo è un approccio intelligente. Pianificare in anticipo rende il viaggio più agevole. Teniamo d'occhio la procedura del visto e rimaniamo aggiornati. Decisamente. Non vedo l'ora di viaggiare una volta che tutto sarà confermato. Ecco un viaggio di successo e senza problemi. Lezione 35. Pianificazione delle vacanze. E stavo pensando di organizzare presto una vacanza. Sembra eccitante. Qualche suggerimento su dove andare? Sto considerando una destinazione balneare, magari un posto caldo. Sarebbe adorabile. Rilassarsi in riva all'oceano sembra perfetto. Sono d'accordo. Inoltre, è un ottimo modo per rilassarsi e ricaricarsi. Hai pensato a quanto tempo vuoi restare? Pensavo a una settimana, giusto il tempo per esplorare. Sembra l'ideale. Avrai tutto il tempo per goderti tutto. Iniziamo a cercare insieme alcuni fantastici posti sulla spiaggia. Lezione 36. Apprendimento delle lingue. Perché i bambini piccoli possono imparare una seconda lingua così velocemente e facilmente? È piuttosto interessante il modo in cui i loro cervelli sono cablati per l'acquisizione del linguaggio durante i loro anni formativi. Sì, sono spesso più adattabili e aperti a nuovi suoni e strutture, il che facilita l'apprendimento. Esattamente. I bambini hanno meno paura di commettere errori, permettendo loro di esercitarsi liberamente senza esitazione. Assolutamente. La loro naturale curiosità li spinge a esplorare e interagire con nuove lingue. E gli ambienti coinvolgenti, come essere circondati da persone che parlano la lingua, possono migliorare significativamente il loro apprendimento. Sì, è straordinario come l'apprendimento esperienziale possa essere così efficace in giovane età.